Sean Diddy Combs condannato a 50 mesi. Il verdetto? Le prove? E quello che resta aperto. Il giudice federale di Manhattan, Arun Subramanian, ha inflitto a Sean Diddy Combs una pena di 50 mesi di reclusione, 4 anni e 2 mesi, per 2 capi di accusa relativi al trasporto di persone attraverso gli Stati Uniti a scopo di prostituzione. Alla pena detentiva si aggiunge una multa da $500.000 e un periodo di 5 anni di libertà vigilata al termine della pena. Al conteggio della sentenza è stato riconosciuto il periodo già trascorso in custodia preventiva, che risale all'arresto di Combs del settembre 2024. La condanna arriva al termine di un processo che, nell'arco di settimane, ha messo sotto la lente non soltanto i fatti oggetto del procedimento penale, ma anche la doppia immagine pubblica dell'imprenditore musicale. Da un lato il magnate dell'hip hop, dall'altro l'uomo accusato di aver organizzato e favorito per anni feste sessuali, droghe correlate e dinamiche di abuso. La giuria lo aveva dichiarato colpevole il 2 luglio di 2 violazioni della cosiddetta Mann Act, trasporto a scopo di prostituzione, ma lo aveva assolto dalle imputazioni più gravi. Traffico di esseri umani e associazione a delinquere, finalizzata alla estorsione e racketeering, che avrebbero potuto comportare pene molto più severe. Nel corso del processo, la pubblica accusa ha ricostruito un quadro in cui le cosiddette freak-off, feste sessuali nelle quali Combs, secondo l'accusa, faceva intervenire escort maschili e donne, spesso in contesti di consumo di sostanze e riprese video, costituivano il fulcro di una condotta ripetuta nel tempo. Testimonianze dirette, tra le quali quelle dell'ex compagna Cassandra Cassie Ventura e di un'altra donna indicata con lo pseudonimo Jane, hanno descritto episodi di coercizione, umiliazione, abuso fisico e psicologico. I racconti delle persone che hanno parlato in aula hanno incluso dettagli crudi sulle dinamiche degli incontri, sull'uso di droghe e sulla pressione esercitata dalle persone dell'entourage dell'imputato. Elemento particolarmente incisivo nel dossier probatorio è stato un filmato del 2016, già pubblicato in passato, che mostrerebbe un episodio di violenza nei confronti di Cassie Ventura in un corridoio d'hotel. Secondo la pubblica accusa, Combs cercò di impedirne la diffusione pagando attraverso intermediari per ottenere o cancellare la registrazione. In aula è emersa anche la circostanza, oggetto di testimonianza di un operatore della sicurezza dell'hotel, di un pagamento di 6 zeri, intorno a $100.000, per assicurarsi una copia del video o per tentare di sopprimere le tracce dell'accaduto. La vicenda ha giocato un ruolo centrale nella percezione del comportamento dell'imputato durante il procedimento. La richiesta di pena presentata dalle parti ha raccontato tra l'interpretazione dell'accusa e quella della difesa. I pubblici ministeri, inviando la ripetizione e la gravità delle condotte e l'impatto sulle vittime, avevano invocato una pena ben più lunga, oltre 11 anni, mentre la difesa aveva chiesto una condanna molto più lieve, una richiesta di circa 14 mesi che tenesse conto del tempo già scontato in carcere. Nella motivazione della sentenza, il giudice Subramanian ha sottolineato la portata sistemica dell'abuso e ha rimarcato che, pur avendo Combs mostrato in aula segni di pentimento, non ha dimostrato piena responsabilità per quanto accertato dal processo. Il giorno della pronuncia, Combs ha rivolto al tribunale parole di scuse e ha chiesto clemenza. In atti precedenti aveva inviato al magistrato lettere nelle quali affermava di aver intrapreso un percorso di cambiamento, arrivando a scrivere che la vecchia versione di me è morta e chiedendo un'altra possibilità per la propria famiglia. Le vittime, e in particolare Ventura, avevano invece chiesto al giudice di tenere conto del pericolo concreto che, a loro avviso, la scarcerazione anticipata avrebbe potuto rappresentare e hanno ricordato il trauma che perdura. I familiari di Combs, alcuni dei quali hanno deposto o hanno parlato in aula, hanno implorato clemenza, descrivendo la figura paterna e imprenditoriale e la sofferenza del nucleo familiare. Immediatamente dopo la lettura della sentenza, la difesa ha annunciato l'intenzione di presentare appello, sostenendo che la sentenza si fondi su un'errata applicazione della legge federale e su significative carenze nell'istruttoria. La strategia difensiva, già utilizzata nel corso del processo, insiste nel delimitare i confini tra scelte sessuali consensuali e condotte penalmente rilevanti,
e nel contestare l'interpretazione che i pubblici ministeri hanno dato delle freak-off. I magistrati federali dovranno ora valutare le eventuali eccezioni processuali prospettate in appello. Oltre al procedimento penale, il nome di Combs resta al centro di numerose controversie civili, dopo la causa presentata da Cassie Ventura nel 2023, che si risolse con un accordo economico, di cui in aula sono emersi riferimenti a una cifra intorno ai 20 milioni di dollari. Si sono accumulati decine di reclami civili di vario tipo che mirano a ottenere risarcimenti e a documentare gli abusi riferiti dalle parti offese. Questi filoni civili continueranno la propria strada indipendentemente dall'esito dell'eventuale appello penale, con possibili implicazioni finanziarie e reputazionali per l'imputato. Lo svolgimento del processo e la decisione del giudice hanno avuto anche una forte risonanza culturale. La vicenda, che riguarda una figura pubblica di grande rilievo nell'industria musicale, ha rilanciato il dibattito sulle dinamiche di potere, sul consenso in contesti marcati da sostanze, denaro e status, e sulla responsabilità penale e civile di chi è in posizione di dominio. Commentatori e giuristi hanno sottolineato come il caso combini elementi di spettacolo mediatico e questioni giuridiche complesse, dalla portata della Mann Act alle soglie probatorie per il racketeering, con l'effetto collaterale di esaminare la linea che separa trasgressione privata e reato pubblico. Dal punto di vista operativo, la sentenza impone ora conseguenze pratiche immediate. Combs resterà in custodia fino al trasferimento in un carcere federale dove sconterà la pena residua, con le modalità e la struttura da definire dall'autorità penitenziaria federale. E la multa e la libertà vigilata al termine della pena rappresentano sanzioni aggiuntive che accompagneranno la sua vita dopo il carcere. Sul piano giudiziario rimangono aperti i profili di impugnazione e la prosecuzione dei procedimenti civili paralleli. Sul piano sociale resta la domanda su come l'industria e il pubblico risponderanno, nel medio termine, alla caduta di una figura che per decenni ha occupato un ruolo centrale nel panorama musicale internazionale.